Ciao! Se sei nuova su questo canale ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi in particolare vorrei parlare di cucina e di come decorarla per renderla certamente funzionale, ma anche bella ed accogliente. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. La cucina è la parte più funzionale della casa e ne è il cuore pulsante. Saperla decorare al meglio è importante per far sì che sia anche accogliente ed invitante. In una intervista con l'ex chef Patti Smith, la trovi qui, abbiamo parlato dell'importanza di progettare una cucina partendo prima di tutto dagli elettrodomestici. Una volta fatto questo, si potrà passare al progettare il resto della cucina, scegliendo anche stile e colori. Per dare quel tocco in più a quest'ambiente, migliorarne la sua funzionalità ma anche il design, ci sono 10 elementi che dovrebbero essere sempre presenti. Vediamoli insieme. Si fa presto a dire rubinetto. Non sempre si dà molta importanza a questo elemento, ma sceglierlo con attenzione potrebbe cambiare faccia alla tua cucina. Non accontentarti del classico rubinetto. In base ai colori presenti e agli altri metalli, scegli un rubinetto che non sia solo funzionale, ma anche originale. Fai in modo che possa richiamare con il colore o con la sua forma e stile gli altri elementi della cucina. In commercio ce ne sono davvero un'infinità, sia come forme sia come colore e soprattutto per tutte le tasche. Le maniglie sono dettagli davvero importanti, sono elementi caratterizzanti di una cucina, aiutano a definire lo stile e possono dare davvero quel tocco in più. Valuta i materiali e le texture presenti, i colori per scegliere la forma e il colore che meglio si adattano. Prendi maniglie o pomelli che siano magari in contrasto con il colore dei mobili, ma che riprendano il materiale e il colore per esempio del rubinetto. A meno che le finestre non siano grandissime e non si affaccino su una vista spettacolare, le tende sono indispensabili per decorare la cucina. Le tende vestono una stanza e ne conferiscono calore. Se la cucina non è grande o se hai dei mobili sotto la finestra, puoi optare per delle tende a vetro, a pannello o anche a pacchetto. In questo caso puoi magari tenerle a mezza altezza. Se invece le dimensioni lo consentono, puoi anche mettere dei veri e propri tendaggi, perché no? Certo, le tende saranno da lavare più spesso rispetto alle altre della casa, perché assorbiranno anche gli odori, ma è un piccolo inconveniente che sarà ripagato ampiamente dall'estetica che apporteranno. Le piante, lo abbiamo detto in altre occasioni, ti fanno sentire vicino alla natura e questo ha risvolti psicologici non indifferenti. Le piante infatti hanno la capacità di ridurre lo stress e aumentano la tua produttività. Tra l'altro il verde è un colore calmante. Come se questo non bastasse, le piante hanno proprietà depurative, quindi ti permettono di respirare un'aria migliore. Sono favolose per decorare la cucina, perché le daranno anche un tocco di eleganza che non guasta mai. Possono essere le piantine dei gusti, appoggiate sul top, sull'isola se ce l'hai, o su qualche mensola, oppure se lo spazio lo consente anche delle piante a pavimento. Se hai un giardino, portare in cucina rami da mettere in acqua in vasi di vetro può essere un altro modo per apportare quel tocco di freschezza in cucina. Come sempre, ciò che renderà davvero unica la tua cucina è il mettere qualcosa di personale, qualcosa che ti possa rappresentare. Vasi, taglieri, libri da cucina, quadri, stoviglie particolari come per esempio una vecchia teiera
o qualunque altro oggetto che faccia parte di te sono tutti elementi che servono a decorare la tua cucina, ma anche e soprattutto a mostrare la tua personalità. Questi dettagli sono importanti per rendere unico ogni ambiente e per dargli carattere. In una cucina è importante avere gli spazi ben organizzati. Questo potrebbe non essere sempre visibile perché chiuso nei cassetti o negli armadi, ma riuscire ad organizzare al meglio stoviglie, utensili e dispensa aiuterà ad avere una cucina più pratica e funzionale, magari evitando di tenere troppe cose non essenziali sul top. Inoltre, avere tutto ben organizzato faciliterà le manovre mentre cucini i tuoi manicaretti. Per fare questo si trovano in commercio molti strumenti come contenitori, portacoperchi, divisori per ripiani, portaposate, divisori per cassetti per utensili e così via. È molto importante avere un'idea ben chiara delle cose che usi di più per posizionarle in maniera strategica e funzionale. Per fare questo valuta come ti muovi in cucina e quali sono le tue esigenze quando prepari da mangiare. Una volta individuato questo e prese correttamente le varie misure, potrai comprare tutti gli strumenti più adatti per una perfetta organizzazione della tua cucina. Una buona illuminazione è sempre indispensabile, ma lo diventa ancora di più in cucina. La luce ambiente a soffitto è ottima, ma assolutamente non basta. Deve essere integrata con l'illuminazione sottopensile. Questo è prima di tutto funzionale, perché permette di illuminare correttamente il top, evitando le ombre che l'altra luce potrebbe creare. Diversi tipi di illuminazione poi però danno anche movimento e creano l'atmosfera. A seconda della forma e della grandezza della tua cucina, poi potresti aggiungere delle lampade decorative che, oltre ad abbellire la cucina, potranno essere di supporto in più come luce. Ad esempio, diventa importante aggiungere un lampadario sul tavolo o sull'isola se ce l'hai. Sull'isola si possono anche mettere una serie di lampade tutte uguali. Così facendo illuminerai meglio quell'area specifica, aggiungendo un pezzo d'arredo che crea movimento e profondità. Forma e colore devono andare in accordo con il resto della cucina. Se usi lampade con parti in metallo, per esempio, potrebbero ricordare le maniglie e il rubinetto del lavandino. I materiali e le texture naturali aiutano a scaldare gli ambienti, rendendoli accoglienti e confortevoli. Questo in cucina può essere fatto mettendo in bella vista elementi in legno come ciotole, taglieri o posate in legno, oppure ceste, magari come coprivaso per le piante. Possono essere anche elementi di arredo come delle mensole oppure degli sgabelli se hai un'isola. Insieme alle piante o ai vasi con rami e fiori, questo è un altro modo per portare in casa la natura e decorare la cucina in maniera semplice ma efficace. Questi dettagli si abbineranno sempre perfettamente a qualunque colore e stile tu abbia in cucina, dandogli però un tocco di raffinatezza in più. A meno che tu non sia un gigante, avere degli sgabelli o delle scalette diventa indispensabile per arrivare ai piani più alti degli armadietti in cucina. Naturalmente puoi scegliere scalette pieghevoli che ritiri e nascondi alla vista, oppure puoi usare scalette e sgabelli come parte integrante della decorazione della tua cucina. In commercio se ne trovano di tutti i generi. Quelli in legno possono anche essere colorati a seconda dei tuoi gusti o dei colori già presenti in cucina. Ci sono altre cose che secondo te non dovrebbero mai mancare in una cucina? Fammelo sapere nei commenti. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale, senza dimenticare di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!